Ciao a tutti cari amici, bentrovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Siamo qua con i nostri due mazzetti di tarocchi, abbiamo la nostra solita canalizzazione, andiamo a vedere con la variante 1, che è questa boccia di cristallo, e la variante 2 con questo libro molto carino. Allora, io vi ricordo sempre che sono interattivi, lo so che sono ripetitiva, mi dispiace molto, ma naturalmente ci sono anche persone che non hanno mai visto questo tipo di video e che approdano nel canale per la prima volta, ma anche proprio all'argomento per la prima volta, quindi è giusto che dia una spiegazione sempre generale in modo tale che chiunque possa capire cosa sta succedendo. Allora, io vi ricordo quindi sempre di scegliere a distinto, di non farvi influenzare se non sentite appartenere la vostra situazione. Vi lascio un attimo e poi parto subito con la variante 1. Eccoci qui. Allora, io vi ricordo che se non vi è bastato il tempo, basta che stoppiate il video e scegliate con tutta calma. Vi ricordo inoltre che se avete bisogno di un consulto privato mi potete contattare a tarot@gmail.com, la trovate in sovraimpressione. Prossimamente ci sarà anche la possibilità di fare consulti via WhatsApp, solo naturalmente scritti perché le chiamate diventano un po' problematiche da gestire. Eh, quindi nulla, potete contattarmi anche semplicemente per delle informazioni. Allora, vediamo questa persona questa sera. Allora, innanzitutto è una situazione in cui c'è un distacco, un raffreddamento o un allontanamento dal punto di vista geografico. Per alcuni di voi questa persona proprio ha intenzione o vi guarda continuamente nei social network, in internet proprio. Se sapete che avete il contatto e non siete bloccati, questa persona tende a guardare, a fare delle ricerche, ecco, su di voi. In ogni caso c'è un allontanamento probabilmente geografico o anche proprio potrebbe essere semplicemente emotivo, quindi sentire un distacco, un raffreddamento. È una persona che vuole contattarvi, qua c'è la carta della corrispondenza, quindi messaggi, chiamate, WhatsApp, mail, e c'è il desiderio di prendere un accordo. Allora, qui per alcuni di voi, ehm, se riguarda l'aspetto lavorativo, quindi chiedete per un collega, per un capo, una persona con la quale state avendo degli accordi, questa persona vi dico che sta facendo delle ricerche sul web o si sta comunque informando sull'argomento e ha intenzione di probabilmente interrompere un accordo che c'era già stato a favore di un'altra situazione, tipo un'altra azienda o un altro accordo con un altro fornitore, per esempio. Qui c'è la separazione, c'è il distacco, quindi il taglio netto di questo contratto, di questo accordo che probabilmente era già stato stipulato in partenza e la sensazione di tradimento, quindi il fatto di sentirsi, di sapere che si sta tradendo la fiducia in qualche modo. Se parliamo invece di un aspetto sentimentale, qui c'è appunto il desiderio di riconciliazione con questo contratto, con questo, il trovare appunto un accordo, però poi vedo che in realtà c'è la carta della separazione e del tradimento, quindi a me fa pensare che resti solo un desiderio, quindi magari il contatto c'è anche, però questa persona teme appunto che nonostante il desiderio di ritrovare un equilibrio, di riaggiustare i rapporti, qui la situazione resti quello che è, perché questo uomo, questa donna sentono in qualche modo di averla combinata grossa, perché hanno tradito la fiducia. Qua potrebbe esserci stato effettivamente un tradimento carnale con un'altra donna, un altro uomo, oppure potrebbe trattarsi proprio di un tradimento di fiducia. Qua naturalmente dovete dirmi voi in base alla vostra situazione, anzi commentatemi, ditemi qual è la vostra situazione, perché la carta del tradimento potrebbe appunto riguardarmi proprio anche semplicemente la fiducia, magari promesse che non sono state mantenute e che hanno causato appunto questa rottura. Anche bugie, ehm,
tradimento in tutti i sensi, insomma. Quindi cos'è questo, pensa questa persona? Vorrebbe comunque venire da voi, è un uomo che probabilmente qua vi controlla anche sui social e appunto c'ha il desiderio di comunicare per prendere un accordo, anche per vedersi o semplicemente per aggiustare le cose, però rientra nel, diciamo, nel pensiero negativo di separazione, di allontanamento, ok? Per alcuni di voi, se siete in fasi legali con questa persona, cioè siete proprio state divorziando, vi state separando, questa persona pensa a delle comunicazioni riguardanti una separazione, quindi a trovare degli accordi per una separazione. Va bene, variante 1, io vi ringrazio per aver seguito il video, vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche di video che carico. Inoltre vi ricordo che mi potete contattare via mail a tarot@gmail.com e la trovate in sovraimpressione sul video e sulla descrizione di tutti i canali, scusate, i video caricati nel canale. Allora, vediamo la seconda variante, variante 2. Vi ricordo sempre che sono interattivi, quindi mi farete poi sapere nei commenti qual è effettivamente la vostra situazione, perché qua siete tantissimi. Vi ricordo che mi potete contattare via mail, la trovate in sovraimpressione e in descrizione su tutti i video del canale. Allora, cosa abbiamo qua? Qui abbiamo una situazione di una persona del vostro passato o sì, una persona con cui comunque avete in qualche modo già avuto a che fare. È un uomo che desidera avere un'opportunità, vuole curare una situazione, rimediare a qualcosa che probabilmente è successo in passato, perché qui abbiamo in centro stesa la carta del ritorno, quindi è una persona che vuole riprendere un rapporto, vuole ritrovare un equilibrio, una capacità di socializzazione con voi, di amicizia, di confidenza, una serenità e proprio di convivialità. Ok, qua c'è proprio il desiderio di curare, di prendersi cura, di aggiustare qualcosa e l'opportunità, ok? Quindi una chance. Naturalmente qui dipende anche molto per chi chiedete, perché l'aspetto più evidente è di una persona che fa parte, che ha fatto parte del vostro passato e che vuole un nuovo inizio con voi, cioè vuole riaprire la porta, vuole ricucire, creare una strada nuova, più serena, più tranquilla. Quindi fatemi sapere, perché qua se parliamo di questioni lavorative potrebbe riguardare un'opportunità di un nuovo inizio, magari anche, o si tratta proprio di un medico, perché qua mi parla proprio di sanità, se riguarda proprio la professione medica, si tratta di un'opportunità di ritornare magari in un ambiente lavorativo che era comunque piacevole e avere un nuovo inizio. Quindi potrebbe essere una persona, se chiedete per esempio per un datore di lavoro o una persona con la quale sapete che avrete un colloquio o che ce l'avete già avuto, il pensiero verso questa situazione è proprio questa, cioè di ritornare ad avere questo rapporto amichevole e di avere un nuovo inizio. Va bene, variante 2, fatemi sapere se la stessa ha risuonato con voi. Io vi mando un abbraccio grande, vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina, e vi ricordo che se volete un consulto privato da approfondire mi potete contattare a tarot@gmail.com, la trovate in sovraimpressione e sulle descrizioni di tutti i video del canale. Io vi mando un braccio grossissimo e vi auguro una buona serata a tutti.